Ben ritrovati a tutti, siamo ormai alla fine dell'anno, quindi è tempo di tirare le somme e fare due conti. In questo video vi farò un recap di quanto mi è costata la stagione di gare quest'anno, facendo anche un confronto con quella dell'anno scorso. E vi anticipo che ci sarà anche una nuova voce che vi svelerò però a fine video, ma andiamo con ordine. Partiamo sempre con le note più dolenti e quindi i motori. Beh, qua c'è subito il primo colpo di scena. Ebbene sì, quest'anno non ho comprato neanche un motore, zero. E voi direte, ma come hai fatto allora a fare 7 gare? Nelle prime 4 gare della stagione ho semplicemente riutilizzato motori che avevo comprato lo scorso anno e il precedente ancora. Dove ce n'era bisogno abbiamo fatto della normale manutenzione cambiando bielle, cuscinetti e in un caso abbiamo rifatto il pistone. Da metà stagione in poi ho invece iniziato una collaborazione con Formula Engine che mi ha fornito il primo e unico esemplare di motore che stava sviluppando, con il quale abbiamo fatto 3 gare, Melzo, Matrix e le NS spendendo 0. Passiamo alle gomme, tenendo conto che 4 gare erano a gomma libera, mentre 3 erano in monogomma. Ho quindi comprato 20 treni personalmente, più per quanto riguarda il monogomma ho comprato 3 treni al trofeo Jelasi, 6 al trofeo Capricorn e 5 all'NS. Tenendo conto che in caso appunto di monogomma tutti i treni costavano 20 euro cada uno. Per la miscela poco da dire, ho comprato 5 taniche da 4 litri. Per quanto riguarda i ricambi, quest'anno fortunatamente non ho avuto nessun incidente, quindi ho solo preso ricambi vari tipo cinghie, corone, pignoni, cuscinetti, ho preso delle molle degli ammortizzatori, ho comprato 2 serbatoi e una ruota per avviatore. Veniamo ad un altro zero di quest'anno, cioè le carrozzerie. Ne avevo 4 nuove di rimanenza, più un paio usate ma ancora in buono stato e quindi non ne ho comprata neanche una. Ho solo preso appunto 4 bombolette per fare le carrozzerie nuove. Ho fatto 3 trasferte quest'anno. La prima a Cuneo, dove siamo stati sabato e domenica, quindi albergo per una notte. Poi la più impegnativa a Gubbio, dove siamo arrivati al giovedì e siamo ripartiti il lunedì mattina, quindi 4 notti totali. E l'ultima per l'NS di Leno, dove siamo stati venerdì, sabato e domenica. Avrei dovuto pagare 200 rotti euro, ma grazie al mio amico Gil, che purtroppo ha avuto un imprevisto e non è potuto venire, mi ha girato la sua prenotazione senza volere niente in cambio e quindi non abbiamo speso nulla. Per quanto riguarda i pedaggi, invece, questi sono i costi che ho sostenuto per i vari viaggi e nella voce di Leno sono comprese sia le 4 gare che 2 giornate dove sono andato a fare dei test pre-gara. Gli ultimi costi sono relativi ai tesseramenti e alle iscrizioni delle gare. Partiamo con la tessera AMSCI necessaria per fare le gare di campionato italiano. Quindi passiamo alle iscrizioni delle singole gare. E aggiungo 2 giornalieri per giornate di test a Leno. Ed infine l'abbonamento annuale alla mia pista di casa, Melzo, che costa 150 euro più 20 euro per ogni mese che si va in pista. Io ci sono andato sempre, ad esclusione di gennaio, ottobre e dicembre, quindi ho pagato 20 euro per 9 volte, oltre ai 150 iniziali. In totale quindi ho speso praticamente 3.000 euro. Vi garantisco che è poco, pochissimo. Ho speso addirittura meno dell'anno scorso, ma tra poco vi farò vedere anche il confronto. La voce più grossa, per assurdo, non è un costo direttamente collegato alla macchina, ma sono tutte le varie cose burocratiche come tessere e iscrizioni. In seconda posizione abbiamo le gomme, ma anche qua c'è da dire che non ho esaurito tutti i treni, alcuni mi sono rimasti di rimanenza e li userò l'anno prossimo. E in terza posizione troviamo le trasferte. La cosa più folle però è la spesa tendente a zero per i motori. Cioè aver fatto 7 gare con soli 5 motori, meno di uno a gara, nell'1.8 che è la classe regina dei motori, e ottenere i risultati che ho avuto quest'anno è qualcosa a cui molti non crederanno. Sì, ok, un motore era sponsorizzato, ma tutti gli altri 4 no,
e vi garantisco che la media tra i piloti della categoria Pro è di minimo 2 motori a gara, ma minimo. Vediamo rispetto all'anno scorso cosa è cambiato. Vabbè, la voce motori e ne abbiamo appena parlato. Gomme ho speso qualcosa in più, ma ricordiamo che nel 2024 ho fatto 7 gare, mentre nel 2023 5, quindi direi che siamo lì. Per la miscela ho speso clamorosamente meno. All'inizio credevo di aver sbagliato qualcosa. Com'è possibile aver fatto più gare e aver usato meno miscela, pensavo. E poi ho capito, il motivo sono i tantissimi rodaggi che ho fatto nel 2023, alcuni addirittura ripetuti per le varie grippate proprio durante i rodaggi. Quest'anno invece niente rodaggi, tutti i motori già pronti e la miscela quella giusta che serve per fare la gara. Ricambi direi che siamo uguali, se pensiamo che nel 2023 avevo speso un po' di più, ma per riparare la macchina demolita quando mi hanno buttato a muro. E comunque pensandoci sono 2 anni, incidente a parte, che compro solo ricambi per manutenzione. Non ho mai rotto nulla perché non ho mai fatto errori o botti, mica male. Trasferte ho speso poco di più, ma è normale, tenendo conto che ne ho fatte 3, tra cui quella super impegnativa di Gubbio da 4 giorni, mentre nel 2023 ne ho fatte solo 2 di trasferte. E infine i costi amministrativi, beh, qua non si scappa, più gare fatte uguale più iscrizioni pagate. Mi ritengo più che soddisfatto. Questo è sicuramente uno sport costoso, non va fatto guardando il portafoglio, o meglio, ovviamente bisogna darsi un budget in base alle proprie disponibilità e stare all'interno di quello, ma non va fatto pensando al risparmio, nel senso non si può andare a gareggiare con solo un motore in cassetta e dire vabbè, se si rompe torno a casa. No, secondo me se si ragiona così vuol dire che si sta andando già oltre le proprie possibilità e quindi è meglio proprio lasciar perdere. Io credo di aver speso il giusto necessario, ho semplicemente ottimizzato al meglio tutto quello che avevo a disposizione, senza acquistare cose superflue o facendo sprechi inutili, e il totale è una cifra che, anche alla luce dei risultati che ho fatto, ritengo eccezionale. Siamo arrivati alla fine, ma c'è un'ultima cosa che devo farvi vedere ed è la new entry di cui parlavo a inizio video. E questa voce è un piacevolissimo segno più anziché meno, e sono i guadagni dal canale YouTube. Vi spiego brevemente come funzionano. Come vi sarete ben accorti, per ogni video che voi guardate, YouTube manda delle pubblicità, anche 4 o 5 durante un video, che sono quelle noiosissime che si saltano schiacciando il tasto in basso a destra. Ecco, per queste pubblicità l'inserzionista per ogni visualizzazione paga un tot a Google, che ne trattiene il 55% per sé, e paga il 45% al creatore del video. Questo però avviene solo quando un canale raggiunge la soglia dei 1000 iscritti. Prima le pubblicità vengono sì comunque passate, ma l'autore non riceve nulla. Ebbene, io grazie a voi ho raggiunto questa soglia ad aprile di quest'anno, quindi in 8 mesi ho guadagnato la bellezza di, al momento in cui registro, 175 euro. È una somma irrisoria, ma comunque, per carità, dato che tutti i video che ho fatto li ho fatti sempre senza la minima idea di farci dei soldi, ma solo per passione e divertimento, comunque qualsiasi cosa in più, ben venga. Anche perché, per darvi un'idea, da quando ho attivato la monetizzazione ho pubblicato 11 video e considerando che per farne uno mi ci vogliono in media tra le 8 e le 10 ore, significa che YouTube mi paga 2 euro all'ora. Quindi capite che se volessi farlo per un ritorno economico la cosa non sta in piedi. Ah, ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, alla fine del video cliccate il tasto qua sotto, a voi non costa assolutamente nulla, ma alla luce di quanto vi ho appena detto per me è comunque un grande supporto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!